Buongiorno. Volevo, in questo mattina di Ferragosto, diciamo, in qualche modo condividere con voi un'esperienza che ho fatto io personalmente. Lo so, ho fatto una diretta all'improvviso, quindi molto probabilmente non ci sarà nessuno, però tanto comunque lo potete vedere eventualmente in differita. Questa avventura estiva è stato una sorta di, ehm, come si dice, di esperimento che ho fatto su di me negli ultimi 3 giorni. Quello che diciamo che ho cercato di capire è stato le basi, ok? Cercare di creare un'esperienza sul digiuno. Voi dite, ma dottoressa, ma lei è già magra, cosa si digiuna? A molti miei pazienti ce ne sono 5, 6, una decina alle quali ho detto di questa cosa e praticamente mi avevano detto sì, ma che cosa vuoi ottenere con il digiuno? Ed è giusto, in realtà è una domanda secondo me molto importante perché in realtà fare una cosa senza sapere che cosa vuoi ottenere da quella cosa è, diciamo, abbastanza inutile farla. E io mi sono detta, beh sì, diciamo che magari il dimagrimento non è la mia priorità, ovviamente, ma diciamo che di solito nel digiuno è difficile non dimagrire, ok? Io mi sono segnata alcune cose che volevo ottenere tramite il digiuno, in modo che comunque avesse un senso e che io riuscissi a monitorare se queste cose cambiavano durante questo digiuno. Benché comunque sono 3 giorni, non ho fatto un digiuno molto prolungato. La mia idea era quella di stabilizzare il mio stomaco, perché ho un po' di problemi di stomaco, soprattutto legati al mio umore, al mio stress, e questa cosa ovviamente mi crea non pochi problemi e il digiuno sembra risolverli. Ho dei problemi di sanguinazione gengivale dovuti a una parodontite che il dentista mi ha detto come dovrei toglierla e assolutamente non avevo intenzione di andare dal dentista a farmi togliere, a farmi curare la parodontite con il metodo che mi aveva detto perché mi terrorizzava. E quindi ho delle gengive sanguinanti, avevo, perché in realtà vi dico già un po' di spoiler, in realtà l'ho già in parte risolto perché è diminuito moltissimo. Poi, sempre causa stress, praticamente è la mia tortura, praticamente sempre causa stress, avevo una forte caduta di capelli. E questa cosa poi la vediamo successivamente. Durante i 3 giorni che io ho fatto, scusatemi, ho preso degli appunti perché volevo cercare di dirvi un po' tutto. Abbiamo monitorato durante tutto il periodo la saturazione dell'ossigeno dei tessuti, il battito cardiaco, la temperatura e il peso. Ok, nonché abbiamo monitorato tutte quante le varie sensazioni che diciamo che si creavano di giorno in giorno, di momento in momento, e anche eventuali pensieri che si scatenavano, in modo che comunque diventa un'esperienza un pochino più reale, perché in realtà il digiuno sembra qualcosa di ascetico, che dice lo fanno soltanto i guru, diciamo, buddisti, in realtà è una cosa che si può fare anche nella quotidianità. Diciamo che ci sono un po' di accortezze da tenere e io praticamente oggi vorrei darvi un po' la mia impressione generale su questa cosa. Allora, intanto una cosa, un piccolo monito, stiamo parlando di una delle cose più discusse a livello mondiale, nel senso il digiuno è veramente qualcosa di molto conflittuale nelle persone, soprattutto nelle persone in una società dell'abbondanza come la nostra. Ok? Quindi parlare di digiuno, diciamo, dà molto fastidio alle persone. Quindi polemiche non ne voglio fare, non ne voglio, non hanno senso, ok? Pareri contro o non contro il digiuno non mi interessano, non interessa neanche il mio di parere con il digiuno.
Perché? Perché in realtà non si può avere un parere fino a che non si prova, ok? Quindi questa cosa per me è fondamentale. Quindi diciamo mi fa piacere che se magari mi fate delle domande, mi fa piacere per quello che posso rispondere. Ammetto che nel senso la mia esperienza è sempre la mia esperienza che poi cercherò di applicare in vari modi in modo da ampliarla, però in realtà è sempre un'esperienza limitata per adesso. E, ehm, quello, scusatemi, che sto guardando un attimo gli appunti. Allora, quello che diciamo mi ha avvicinato al digiuno è che in realtà per quanto possa essere buona un'alimentazione, molto spesso quello che manca nel concetto alimentare è quella di permettere al corpo di recuperare dalla quotidianità, ok? E quindi diciamo che noi ci sovralimentiamo e spesso mangiamo anche secondo le indicazioni standard, 5-6 volte al giorno e quant'altro per evitare i cali glicemici. Adesso diciamo, non mi va di soffermarmi su questa cosa, però diciamo che questa continua alimentazione in realtà impedisce al corpo i suoi tempi di recupero. Ok? Quindi diciamo che il digiuno in realtà già naturalmente dovrebbe essere una pratica che serve per far recuperare le persone, il corpo, in modo che lui riesca a ripristinare i propri equilibri. Poi ognuno c'ha la sua formula per il digiuno, ce ne sono tantissime, ok, in tutto il mondo, più o meno valide. Io non ne conosco tantissime perché non mi ero mai avvicinata prima di adesso. Diciamo che le osservavo un po' così, un po' curiosa, perché io in realtà sono sono una digiunatrice seriale, cioè nel senso io ogni volta che entro in stress tendo a non mangiare. Quindi diciamo che io tecnicamente sono già propensa a fare diciamo un'alimentazione discontinua. Però diciamo che appunto, tornando al discorso che nella nostra società noi mangiamo in continuazione, ovviamente il digiuno diventa un po' particolare. E comunque osservavo varie tecniche di digiuno che mi comparivano, diciamo, sulla bacheca oppure, che ne so, nelle mie ricerche, e diciamo che c'era qualcosa che non mi quadrava, cioè, nel senso che in qualche modo erano troppo complesse. Cioè, il digiuno, in realtà, molto banalmente, è non nutrirsi, ok? Quindi, nel senso, c'erano tisane, c'erano integratori da prendere. Io dico, ma se uno deve digiunare, ok? Questa qua era la mia perplessità in tutte queste forme di digiuno così complesse. Ma se uno deve digiunare, teoricamente nella bocca non dovrebbe entrare niente. Quindi c'era questa cosa che mi rendeva un po' perplessa, tant'è che non mi ci sono mai avvicinata. Questa qui è la prima volta che mi avvicino al digiuno e adesso piano piano cerco di addentrarmi. Diciamo che tutto questo per me è importante farvi capire cioè, chi sono e perché mi sono approcciata in questa cosa. Molti mi conoscono, o alcuni non mi conoscono, e io vorrei partire da un presupposto. Io sono una ricercatrice nata, nel senso io tendo ad annoiarmi essenzialmente. Tutto ciò che rimane troppo stabile, troppo fossile, in realtà mi, mi genera una sorta di irrequietezza, ok? E poi c'è un'altra cosa, io sono molto, cioè se raggiungo un livello, mi piace raggiungere il livello successivo, cioè sì, dopo che mi sono fatte i complimenti per quel livello che ho raggiunto, dopo un po' ho la necessità di raggiungere un livello successivo. E questa cosa ovviamente mi porta costantemente a ricercare ogni cosa che mi permette di stare non bene, più bene, non si può dire, meglio, ok, scusatemi, meglio di così come sto adesso, ok? Per me la salute, secondo me, non ha dei limiti in cui uno non può stare meglio di come sta attualmente. E quindi io vado alla ricerca di varie cose. E questa è la prima cosa. E soprattutto io credo assolutamente nel potenziale del corpo e della mente umana. Nel senso, io penso che i limiti che noi ci diamo sono dati dalla nostra paura, dalla società,
e probabilmente appunto da tutta una serie di comportamenti, abitudini che noi abbiamo instaurato e da cui abbiamo difficoltà a discostarci. E soprattutto tanti pregiudizi, per questo che dico no polemica sul fatto del digiuno, perché non si conosce, non lo conosco neanche io nonostante l'abbia fatto, quindi diciamo che le potenzialità ancora sono tutte da esplorare. Poi altra cosa, come sono arrivata a questo digiuno? Ecco, voi dite, ma come ti è venuto in mente, soprattutto in estate con questo caldo, a fare il digiuno? Allora, praticamente mi è arrivato quasi accidentalmente in un giorno che in realtà mi ero leggermente intossicata mangiando, ok? Ero molto appesantita, quindi avevo già deciso comunque di mangiare di meno o comunque mangiare molto leggero, giusto per far recuperare il mio corpo. E praticamente quello che mi ha istigato al digiuno praticamente mi ha dato dei fogli stampati, dice leggi di questi, erano 12 fogli, mi sono messa lì, li ho letti, ho detto vabbè, visto che mi fa male la pancia, cominciamo a fare il digiuno. Ok, l'ho fatto un po' raffazzonato, nel senso non ero preparata, non avevo fatto niente di tutto quello che serviva in realtà per prepararsi al digiuno. Però diciamo che mi sono messa lì e ho fatto il mio primo giorno di digiuno ufficiale con questa tecnica che piano piano ti illustrerò. E, e praticamente diciamo che non mi sono sentita granché bene, devo dire che ho avuto mal di testa, insomma ho fatto diciamo una cavolata a intraprenderlo in questo modo un po' becero essenzialmente. Comunque io poi mi sono informata, ho preso tutta una serie di idee, mi sono confrontata e cose varie. E la prima cosa che ho fatto, a un certo punto ho detto io, la prima cosa che devo fare non è altro che fissare una data. Ok, quindi c'era tutta una serie di informazioni su qual era il periodo migliore, tutto quanto. Ho fissato una data e ho deciso, quindi mi sono preparata mentalmente, quindi non ho fatto più come ho fatto prima a casaccio, mi sono preparata mentalmente a questa avventura e praticamente mi sono programmato ovviamente per una fase di ripulitura iniziale, che è la parte più difficile, devo dire che poi il digiuno, bene o male, è tollerabilissimo, la parte iniziale, e per la parte finale, quindi l'uscita dal digiuno, perché ci sono delle regole e bisogna conoscerle, perché sennò magari si rischia di incappare in problematiche che magari uno si potrebbe evitare. E questo è stato, diciamo, come ho conosciuto il digiuno, quindi praticamente come così, molto spontaneamente non ho questo tipo di digiuno, ovviamente, cioè il digiuno si conosce qual è. E una cosa che, diciamo, alcune obiezioni che voglio risolvere immediatamente sono sicuramente quelle legate al fatto che il digiuno non è una cosa naturale, dovremmo mangiare in continuazione e tutto quanto. La prima cosa è intanto noi digiuniamo in realtà regolarmente, abbastanza abitualmente. Il problema fondamentale è che non ce ne accorgiamo. Uno dei digiuni spontanei che noi in realtà facciamo durante la nostra vita è quello del sonno. Se uno mangia intorno alle 7, le 8 di sera e poi rimangia verso le 7, le 8 del mattino, in realtà sono 12 ore di digiuno in cui uno non beve e non mangia. Ok? Quindi in realtà il digiuno il nostro corpo già ci è abituato in qualche modo per periodi molto brevi. Okay? Un'altra cosa che diciamo nel quale il nostro corpo naturalmente entra in digiuno è quando stiamo male, perdiamo l'appetito, non ci va di bere, sentiamo proprio un fastidio allo stomaco soltanto al pensiero di dover ingurgitare qualcosa. E quindi in realtà è un meccanismo naturale che c'è dentro di noi. Se il corpo sta male, meglio metterlo in pausa. Okay? Quindi diciamo che non c'è niente di naturale in tutto questo. Questa cosa giusto perché appunto molte persone dicono, Dio santo, se salto il pasto mi sento male. In realtà noi lo saltiamo abitudinalmente, soltanto che lo facciamo soltanto in casi infrangenti, diciamo, forzati. Okay? Invece in questo modo noi creiamo delle condizioni, okay, ecologiche per cui il nostro digiuno
possa essere fatto senza che noi arriviamo all'estremo di stare male per farlo, ma per prevenire appunto la nostra malattia, i nostri malesseri. Ok? Allora, vediamo qual era l'altro punto che volevo toccare con voi. Allora, intanto per me è stato abbastanza difficile. La prima cosa difficile che ho avuto nel digiuno è la scelta del giorno. Ok? Voi dite, ma che vuol dire? In realtà ci sono tutta una serie di condizioni che adesso magari qualcuna ve la dico, probabilmente non riuscirò a ricordarmele tutte quante. Comunque la scelta del giorno è fondamentale, perché in realtà durante il digiuno bisognerebbe parlare il meno possibile. A parte che io ho parlato tutti e 3 giorni come una macchinetta, ma avevo tantissima energia, quindi mi venivano tantissime idee e volevo dirle subito. Però diciamo che ho infranto una delle regole del digiuno, parlare il meno possibile, quindi entrare in introspezione, rilassarsi e quant'altro. Poi l'altra cosa era che bisognava stare lontano dalla tecnologia, dalle radiazioni, cioè un disastro. Io lavoro praticamente al computer, quindi praticamente ho dovuto trovare dei giorni nei quali io potevo dedicarmi al digiuno senza dover interagire troppo con la tecnologia. E questa è stata un'altra cosa. Poi c'è tutta una serie di connessioni, ok, con i cicli lunari, per cui ci sono dei periodi in realtà che sono migliori per iniziare il digiuno e altri che sono peggiori. E quindi dovevo far coincidere la pausa dal mio lavoro con queste congiunzioni e quant'altro. E comunque praticamente la data decisa è stata il 12 agosto. Ok? Ah, ecco, l'altra cosa è che uno dovrebbe essere il meno stressato possibile. Cioè io, cioè nel senso dico meno stressata possibile, io veramente sto sempre con l'adrenalina a palla ogni giorno tra i figli, il lavoro, tutte le varie iniziative che cerco di portare avanti. Quindi diciamo che veramente per me è stato abbastanza difficile scegliere il giorno e tra l'altro mi sono accorta che in realtà era anche parzialmente sbagliato perché in realtà io praticamente durante il digiuno praticamente ho dovuto fare avanti e indietro per l'aeroporto per portare i miei figli e andarli a riprendere dalle loro vacanze. Quindi diciamo che nonostante mi ci fossi messa di impegno a scegliere il periodo migliore, non ho fatto i conti con tutta una serie di contesti, però comunque è andata bene, sono sopravvissuta, sono qui a farvi la diretta, quindi assolutamente nonostante abbia sforato con alcune indicazioni che erano state date, la cosa è andata tutto quanto bene. Poi l'altra cosa è la preparazione mentale che bisogna fare, cioè nel senso se uno entra in digiuno con l'idea, oddio santo, sto facendo questa cosa, oddio non ce la farò mai, diciamo mediamente si tenderà, se uno ha deciso di fare 3 giorni, a 2 o magari 1 già smette, ok? Quindi questa cosa è molto importante. Soprattutto, ad esempio, vi faccio l'esempio mio, questo qua è l'esempio più tangibile che vi posso riportare. Io il primo giorno in realtà non sono stata tanto bene, ma non per il digiuno, in realtà avevo mal di pancia già da prima e quindi sono entrata in digiuno che già stavo male e la mia mente dico, ma mi conviene iniziare questo digiuno con questa pancia che mi faceva male? Cosa io ho detto, dico, vabbè, dico il digiuno dovrebbe aiutarmi a migliorare, poi tra l'altro non avevo fame perché ovviamente mi faceva proprio tutti i gorgogli la pancia, quindi dico, vabbè, iniziamo e vediamo come va. In realtà dopo mezza giornata il mal di pancia è passato e quindi è filato tutto quanto abbastanza liscio. Quindi diciamo che la preparazione mentale è fondamentale, soprattutto perché bisogna essere sereni, ok? Perché sennò le riserve del nostro corpo ovviamente si esauriscono più velocemente e noi comunque andiamo in ansia, stress e quant'altro. Nel digiuno bisogna stare il più tranquilli possibile. Diciamo perché preparazione mentale? È una cosa molto particolare questa. Il digiuno che ho scelto di seguire, voi mi direte, tu sei una folle, sì, lo sono, e mi piace essere così, era senza cibo e senza acqua e senza lavarsi per 3 giorni. Ok? Infatti, tra le cose, io ho praticamente detto a tutti quanti, dico, io non vi voglio vedere perché non so in che stato starò. Comunque in realtà non puzzavo tantissimo, giusto per onor di cronaca. Però diciamo che ovviamente
era importante creare anche le condizioni per le quali appunto il contatto sociale non fosse troppo spinto, perché appunto se per qualche motivo l'odore del corpo era sgradevole, bisognava, cioè nel senso, dato che uno non si poteva lavare, era un po' problematico. Quindi anche questa in realtà è una delle condizioni per le quali, alle quali ho dovuto tenere fede. E che sensazioni ho avuto? Io, come vi ho detto, ho monitorato tutto quanto, questi qua sono i fogli su cui ho scritto tutte quante le cose, primo, secondo, terzo giorno e cose varie. Praticamente, che cosa ho provato? Il primo giorno mi sentivo molto stanca e spossata, però vi ricordo che avevo iniziato, che stavo già poco bene. Avevo un senso di vomito, la sensazione proprio di voler, che il corpo volesse espellere qualcosa. Avevo un dolore addominale, avevo l'addome durissimo, cioè nel senso era diventato un tamburo. E praticamente ho fatto tutta una serie di esercizi di respirazione, di massaggi per farlo passare. Comunque diciamo che poi si è risolto abbastanza bene. Avevo una sudorazione abbondantissima, cioè io di solito non sudo tantissimo, invece lì stavo proprio grondando di sudore. Poi, che cosa ho fatto? Ok, no, questo. Ho dormito bene. Allora, io vi dico, questa cosa del dormire bene non è da tutti. Perché? Perché in realtà io non ho fatto il digiuno da sola, c'era anche un ragazzo che, diciamo, col quale ci siamo spalleggiati in questa avventura, e lui in realtà ha sofferto di insonnia per 2 giorni, fino a che non è ritornato a bere, in realtà non è riuscito a dormire bene, anzi non ha dormito proprio per niente per 2 giorni. E quindi diciamo che io ho sempre dormito bene per tutti e 3 giorni, anzi 4, perché sono 4 notti che abbiamo fatto, perché in realtà sono stati 3 giorni e mezzo. Abbiamo iniziato il digiuno la sera di sabato e siamo usciti praticamente stamattina alle 8 dal digiuno, quindi diciamo che sono 4 notti. Poi, ehm, nel secondo giorno, in realtà, che noi ci aspettavamo, in realtà perché noi nel digiuno c'è una fase di depurazione che si chiama crisi acidotica, che di solito è abbastanza, si chiama crisi, c'è un motivo, cioè nel senso è abbastanza traumatizzante. In realtà noi in questi 3 giorni bisogna dire che il giorno peggiore è stato il primo, in realtà. Quello che mi sono accorta è che invece il secondo giorno la debolezza si è ripresentata, era l'unico sintomo che è rimasto. E, eh, e avevo una sensazione di svenimento quando mi alzavo. Anche questo sintomo in realtà è già registrato come sintomi possibili quando uno sta facendo digiuno. Il terzo giorno praticamente ero un toro, nel senso io ho smantellato casa durante il terzo giorno. Uno, tanto per dire, uno ti dice di stare tranquillo e sereno, io ho svuotato la camera perché devo rifarla nuova. Ho lavato tutte le tende di casa, ho fatto tipo 4 lavatrici. Dicevo, io ho l'energia e quindi finalmente il terzo giorno ho smantellato casa essenzialmente. Diciamo che dovrei fare più volte digiuno, così almeno sarebbe un pochino più ordinata. Comunque, ehm, quello che mi sono accorta è che in realtà tutto ciò che accadeva dentro di me non era legato a quanto tempo ero in digiuno, ma semplicemente da cosa il corpo stava metabolizzando in quel momento e in che fase stava. Quindi diciamo che appunto io mi sono sentita male il primo giorno, ma il terzo ero fortissima. Quindi diciamo che questo calo di energia che si pensa associato al digiuno in realtà è abbastanza un luogo comune, tra l'altro sbagliato. Ecco, questo è quello che diciamo che volevo dirvi. Poi i risultati, perché voi dite, cioè, ti sei data degli obiettivi, i risultati quali sono stati? Allora, io vi dico che
una delle caratteristiche, soprattutto appunto per il mio stato ansioso che in questo periodo si è alzato parecchio, praticamente avevo un battito cardiaco che era un pochino troppo accelerato, comunque stavo tra gli 80 e i 90 battiti al minuto, quindi era un qualcosa di abbastanza anomalo, ok? Con il digiuno secco io sono scesa sotto i 70 battiti al minuto, come avevo detto io avevo monitorato sia la saturazione dell'ossigeno, sia i battiti, sia la temperatura, sia il peso e tutto quanto, e praticamente mi sono accorta di questa cosa bellissima che in realtà intanto mi sento più serena, mi sento più diciamo collegata con me stessa, i pensieri sono più fluidi, più leggeri e il battito cardiaco si è calmato. Quindi questa cosa molto probabilmente influisce molto prepotentemente sul nostro sistema neurologico. Poi lo stomaco e l'intestino per adesso stanno bene, adesso vi dovrò aggiornare nei prossimi giorni quando ricomincio a mangiare in modo regolare. Ok, adesso sono nella fase di uscita, sto bevendo, ci sono tutta una serie di procedure per le quali bisogna uscire, cioè non si può riprendere a mangiare tipo, sì, porchetta, cose, cioè, ovviamente ci sono una serie di regole, quindi diciamo che quando ricomincio magari vi posso dire se il mio stomaco ne ha giovato nel lungo periodo. Quindi state sintonizzati. Poi, il sanguinamento gengivale che vi avevo già accennato, in realtà si è ridotto tantissimo, proprio tanto, 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 tant'è che oggi che mi sono potuta finalmente lavare i denti dopo 3 giorni, è così, praticamente non è uscito quasi per niente sangue, poco, 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 ok? Poi, che altro? La pelle praticamente è una pesca, io non l'ho mai avuta bruttissima, però la pelle è diventata proprio, uno pensa, dice il digiuno te la secca, ok? Poi tra l'altro non bevi, è estate, cioè nel senso te la secca, no, la pelle veramente è vellutatissima, cioè praticamente tutte quante le tensioni in realtà muscolari che si hanno intorno al viso in qualche modo scompaiono e la caduta dei capelli si è praticamente arrestata, cioè nel senso prima io facevo così e mi uscivano le manciate di capelli e oggi praticamente ho pettinato bene i capelli con un pettinino bello stretto, diciamo di quelli che te li staccano bene in realtà se sono deboli e in realtà ne sono caduti veramente pochissimi, quindi non dico che sia arrestata, ma comunque si è ridotta drasticamente. Poi questa qua è una confidenza, nel senso mi si è ridotta anche la cellulite, ok? Insieme al grasso, ok? Praticamente se n'è andata via in parte la cellulite, ovviamente 3 giorni, come vi ho detto, non è un'eternità, comunque il digiuno ha bisogno di più tempo per agire, però diciamo che in 3 giorni vedere ridotta la cellulite, visto che molti miei pazienti mi chiedono questa cosa e hanno una ritenzione idrica pazzesca, sembrano parenti di gavettoni, bevono acqua e prendono peso e diciamo che questa penso che sia una cosa molto bella e poi, però questa ve la devo verificare nel tempo, mi sembra che qualche mio capello bianco sia scomparso. Ora non ve lo voglio dire così, però in realtà io per un periodo sempre di stress che ho subito, praticamente i miei capelli sono diventati bianchi, molto bianchi, cioè nel senso la metà dei miei capelli erano bianchi. Poi le mesh e il fatto che sono bionda, diciamo, ha coperto il fenomeno, però sembra che si siano ridotti. Adesso mi farò ricrescere le cose senza fare tinta per verificare ovviamente questa cosa e eventualmente in futuro vi faccio magari un'altra diretta o magari un post, un qualcosa per aggiornarvi sugli effetti, diciamo che io adesso non posso vedere perché sto ancora in fase di uscita e, e, e non posso darvi peso, peso, peso. Il peso è un altro dei crucci di molte persone. Io ho due statistiche, ovviamente, quella mia e quella del ragazzo che ha seguito con me il digiuno. Allora, io partivo da 49 kg e sono scesa fino a 44,8, ok? Ogni giorno ci siamo pesati,
anche più volte al giorno, però vi riporto, diciamo, le statistiche giornaliere senza andare a fare, eravamo diventati paranoici perché eravamo incuriositi proprio dal corpo che cambiava e come rispondeva. E quindi in totale ho perso 4,2 kg e ho perso 1,5 kg il primo giorno, 200 grammi soltanto il secondo giorno, 1,5 kg il terzo giorno e poi, come vi ho detto, io in realtà ho fatto 3 giorni e mezzo di digiuno e nell'ultima metà ho perso un altro chilo. Questo è stato l'andamento del mio peso. Mentre per quanto riguarda l'andamento del ragazzo al quale mi sono affiancata, lui pesava 85 kg, è arrivato a 78 kg, quindi ha perso 7 kg durante tutto il digiuno. Il primo giorno ne ha persi 4, il secondo giorno 1,5, il terzo giorno 1,5. Lui in realtà ha ricominciato a bere già da ieri rispetto a me. Io ho finito il digiuno completo praticamente alle 8 di stamattina, così come ci eravamo prefissati. Lui era iniziato a bere prima. E la cosa particolare, perché questi 4 kg? In realtà lui durante tutto il digiuno è riuscito ad andare al bagno. Io adesso mi chiedo, quando andrò al bagno, a che peso arriverò? Perché in realtà io non riesco ad andare al bagno da quando abbiamo iniziato, quindi sono 4-5 giorni che non vado al bagno. Quindi diciamo che io penso che quello che ha agevolato pure la sua perdita di peso, a parte il fatto che lui aveva più chili di me da perdere sicuramente, cioè non avevo da perdere chili, è il fatto che comunque lui è riuscito ad andare al bagno durante tutto il periodo. Però comunque tutti e due abbiamo ottenuto dei risultati molto buoni, ok? Come sensazioni. Che cos'altro potrei dire? Se mi volete fare delle domande, io aspetto, se ci sono delle cose. Comunque, ok, non ci sono delle domande, va benissimo. Siete in religioso ascolto, va bene. Poi magari se vi vengono delle domande potete farmele anche dopo. Ehm, Cosa vi volevo dire? Cos'altro vi volevo dire? Vediamo se mi sono dimenticata qualcosa, perché ci tengo a dirvi tutto ciò che... allora, vediamo. Ok, no, niente. Allora, io che dirvi? Voglio lasciarvi con questa, diciamo, esperienza, ok? Vi lascio per il vostro Ferragosto. Vi auguro, diciamo, di divertirvi tantissimo e di godervi questo giorno di festa prima che poi di solito segna sempre la fine dell'estate, che mediamente comincia il tempo brutto, in realtà è già iniziato da ieri il tempo brutto. E ci vediamo magari per gli aggiornamenti, perché appunto vi ho detto alcune cose non posso dirvele adesso, non posso confermarvele adesso perché è troppo presto, ma voglio assolutamente che voi siate aggiornati su questa cosa. Io vi abbraccio a tutti quanti e buon proseguimento di giornata.